Mi chiamo Gramenos Mastroieni, sono italiano e sono il coordinatore per l'ambiente della cooperazione allo sviluppo. In pratica coordino i programmi che facciamo per aiutare i paesi più poveri a salvare il loro ambiente. Attualmente sono stati identificati 79 diversi conflitti che hanno come concause i cambiamenti climatici. Sono molto poche le situazioni in cui solo i cambiamenti climatici sono sufficienti a causare una crisi che poi genera conflitti, genera migrazioni, ma il problema si manifesta dove c'è una sovrapposizione, un overlapping, cioè dove un ecosistema fragile ed esposto si sovrappone ad una società fragile. Tutti i soggetti della società, siano pubblici o privati, possono ricoprire un ruolo, ma sembra quasi che gli si chieda uno sforzo. In realtà c'è una gigantesca opportunità. La maggior parte delle operazioni che si possono fare per frenare gli impatti del cambiamento climatico sulle popolazioni più deboli corrispondono anche a degli investimenti, corrispondono ad aperture del mercato che generano attività economica e poi generano quei beni a cui noi non diamo un valore monetario ma che sono fondamentali, generano pace, generano circolazione delle idee, quindi siamo tutti responsabili ma abbiamo anche tutti una grande opportunità. Prendere coscienza dei rischi di stabilità legati al clima non solo può favorire una operazione di pace, ma è forse la più gigantesca opportunità che la storia ci ha regalato per rendersi conto che siamo tutti parte di un'unica famiglia umana. Il clima non conosce frontiere. Le cause e gli effetti non si fermeranno alle frontiere. Proprio il fatto che tutti assieme dobbiamo finalmente unire le forze per cercare di proteggere l'equilibrio del nostro sistema, se non siamo capaci di interpretarlo come una vera comune identità, una vera comunità di interessi, allora dobbiamo dire, allora siamo spacciati e siamo molto stupidi. Si tende a considerare il cibo come un ulteriore problema che si somma agli altri che affliggono la comunità umana, naturalmente il degrado ambientale, le competizioni, l'ingiustizia, eccetera, eccetera. La cooperazione italiana ha deciso di guardarla in un altro modo, invece che come un problema, come una soluzione. E perché? Perché ciò che ha contribuito nell'industria alimentare, nella filiera alimentare, ad aumentare i cambiamenti climatici, a quel 20% di emissioni che sono legate all'agricoltura e alla trasformazione, è esattamente quel tipo di agricoltura che poi ha creato anche ingiustizia, cioè la stessa pratica ha integrato i due strati della fragilità, la fragilità sociale e la fragilità ambientale. Se noi iniziamo a restituire la terra alle pratiche tradizionali non nel senso di retrograde, tradizionali attualizzate, magari anche molto tecnologiche, però tradizionali nel senso dell'appartenenza. È l'agricoltura che appartiene al villaggio, che appartiene alla comunità, che valorizza ciò che ogni territorio può dare di buono e di diverso. Questo tipo di agricoltura intanto assorbe carbonio e poi è conducibile soltanto in un'ottica che si chiama di agrobiodiversità e di agroforestry, cioè bisogna costruire l'ecosistema intorno a questa agricoltura. Ecco, questa serie di operazioni assorbono carbonio, tutelano la biodiversità, ricostituiscono l'equilibrio idrico, fanno mitigazione locale delle temperature. La stessa agricoltura che fa bene alla salute, che ridistribuisce ricchezze, è anche un'agricoltura che assorbe carbonio e tutela la biodiversità. Non c'è contraddizione e è necessario che la gente se ne renda conto. Altra cosa, lo spettro della fame non è dovuto all'impossibilità dell'ecosistema di produrre. Già produciamo a sufficienza per dare da mangiare a 11 miliardi di persone. È dovuto proprio a quelle pratiche che concentrano il potere in poche mani e che poi in nome della produttività cercano di ridistribuirlo. Una volta che noi ricreiamo l'agricoltura ancorata alle comunità, questo problema non l'abbiamo più. Non è più tempo di muri, è tempo di mettersi tutti assieme. Questo si chiama co-sviluppo e significa aiutiamoci tutti perché la casa è una sola ed è un pianeta.